Ciao a tutti e bentornati a Mondo Coasters, io sono Leonardo e oggi vi presento la mia recensione di Blackpool Pleasure Beach, situato a Blackpool in Inghilterra. Da quando mi sono trasferito qui sono riuscito a visitare questo parco molte volte, quindi ho avuto parecchie opportunità per ambientarmi e veramente riuscire a conoscere bene il parco. In questo video andrò in dettaglio su cosa ci si dovrebbe aspettare quando visitate questo parco e alla fine darò dei consigli utili per cercare di migliorare la vostra visita. Detto questo, partiamo con la recensione. La prima cosa che vorrei dire è che questo parco è molto storico, è tra i parchi divertimento più antichi del Regno Unito, aperto nel 1896 ed è attualmente gestito dalla famiglia Thompson. Blackpool Pleasure Beach è situato nella parte sud di Blackpool, sul lungomare La Promenade. La location mi piace per due motivi principali. Il primo è che il parco è situato dentro la città e non fuori, come ad esempio entrambi i parchi romani, e quindi è facilissimo da raggiungere con i trasporti pubblici, in particolare la linea tram che percorre l'intero lungomare e si ferma proprio davanti all'entrata del parco. Il secondo è la location di fronte al mare. La trovo ottima perché si può osservare un bel panorama dalle attrazioni più alte del parco. Gli unici due svantaggi di questa posizione sono prima di tutto le raffiche di vento costiere, che a volte possono causare la chiusura temporanea di certe attrazioni, e secondo, lo spazio a disposizione del parco è assai limitato, e per loro ormai non è più possibile espandersi senza rimuovere attrazioni esistenti. Queste limitazioni però non hanno impedito al parco di sfruttare ogni singolo centimetro quadrato a disposizione. Malgrado essendo un parco ancora più piccolo di Rainbow Magic Land, contiene un alto numero di attrazioni e roller coaster che menzionerò a momenti. Ora arriviamo alla parte che per molti sarà la più interessante, i roller coaster. Blackpool Pleasure Beach ha in totale 10 roller coaster, 6 in acciaio e 4 in legno. Anziché recensirli in profondità uno a uno, cosa che dedicherò a dei video separati, mi limiterò a commentare sull'insieme in generale di questi 10 coaster. Sinceramente, se venite al parco e cercate una gran collezione carica di coaster iper intensi ed estremi, non siete esattamente nel posto giusto. L'unico roller coaster che veramente definirei particolarmente intenso nel parco è Icon. Gli altri 9 coaster, anche se ho un punto debole per loro e li trovo molto divertenti, a parte Infusion, non sono proprio allo stesso livello di adrenalina di Icon, però non si può dire che non sono particolari. Ciò che rende questi coaster speciali è il loro valore storico. Molti di questi coaster sono unici nel loro genere e alcuni, come Revolution e Steeplechase, sono proprio gli ultimi modelli rimasti in Europa e nel mondo rispettivamente. Anche l'età di alcuni di questi coaster è impressionante. Infatti il più recente tra i wooden coaster del parco, Grand National, è stato costruito nel 1935 e il più antico, Big Dipper, nel 1923 ed è uno dei roller coaster più antichi del mondo. Hanno anche uno dei pochi bobsled coaster in Europa, Avalanche, e inoltre l'hypercoaster del parco, The Big One, anche se ha l'intensità di una monorotaia dopo la prima discesa, aprì come il roller coaster più alto del mondo nel 1994. Quindi anche se non tutti questi coaster vi spazzeranno via per l'intensità, sono comunque decisamente da provare, già solo per via del loro valore storico. La Pleasure Beach, oltre ai coaster, si vanta di 5 dark ride, 2 di queste contano anche come attrazioni acquatiche. Valhalla è senza dubbio la migliore attrazione acquatica che io abbia mai provato. Non voglio lasciare spoiler, ma anche se le 3 discese su questa attrazione non sono esattamente spaventose, gli effetti speciali sono straordinari e portano l'attrazione ad un livello altissimo. È stata infatti premiata come migliore attrazione acquatica nel Golden Ticket Award per 3 anni di fila. Gli unici difetti sarebbero che, visto i costi elevatissimi di operazione, almeno secondo la mia esperienza, il parco fa andare alcuni effetti dell'attrazione in una specie di rotazione. Cioè fanno a turno ad attivare e disattivare certi effetti, ma questo non lo noterete almeno che restate al parco per più di un giorno. Inoltre l'attrazione soffre di molti problemi di manutenzione perché Intamin, quindi non dovrete sorprendervi se troverete Valhalla chiusa per manutenzione, forse anche durante l'intera giornata. Oh, e cercate di tenere i piedi sollevati quanto più possibile, perché sul pavimento c'è sempre una pozza d'acqua che arriva fino alle caviglie. Detto questo, ciò non distoglie dal fatto che è un'attrazione eccellente. Le altre 4 Dark Ride sono anche decisamente da provare. Wallace e Gromit mi sta particolarmente a cuore perché sono cresciuto guardando il cartone. Personalmente mi ha veramente riportato indietro nel tempo e ogni scena è un'ottima riproduzione degli episodi dello show. Il Ghost Train è tra i treni fantasma più antichi della Gran Bretagna e a dir la verità qualche momento spaventoso c'è, anche se per la maggior parte del percorso è abbastanza tranquillo. River Caves è un'altra attrazione acquatica, ma più tranquilla di Valhalla.
Questa attrazione è tra le più antiche del parco, aperta nel 1906, e la descriverei come un viaggio alla scoperta del mondo, con scene che raffigurano la Cina, la preistoria, l'Artico, l'antico Egitto e molti altri. E finalmente Alice in Wonderland è una buona rappresentazione del classico romanzo di Alice nel Paese delle Meraviglie. A tratti può essere un po' inquietante però. L'area per bambini della Pleasure Beach, Nickelodeon Land, secondo me è fatta proprio bene. Le uniche attrazioni particolarmente interessanti di quell'area, almeno per me, sono i 2 wooden coaster Nickelodeon Streak e Blue Flyer, il disco di Avatar e i tronchi dei Rugrats. Il resto personalmente non penso valga la pena fare, però per i bambini rimane sempre una buona area. Le attrazioni rimanenti sono basate sui cartoni della Nickelodeon più famosi, come SpongeBob, Due Fantagenitori, Paw Patrol, Backyardigans e Dora l'Esploratrice. C'è anche un palco dove i bambini possono incontrare i loro personaggi preferiti. In generale, la tematizzazione dell'area è di qualità buona e gli regala un'ottima atmosfera molto divertente e colorata. Tutto sommato è un'area per bambini ben fatta. L'unica cosa che mancherebbe sarebbe un'attrazione a tema tartarughe ninja e sarebbe perfetta. Le attrazioni meccaniche estreme, o più che altro la mancanza di esse, sono secondo me tra le pecche del parco. Ice Blast francamente è la seconda torre di caduta più noiosa che abbia mai fatto in vita mia. La prima sarebbe la Shocking Tower del Cavallino Matto, ma almeno c'è una vista buona da in cima. Infatti sostengo che Krusty Krab Order Up, la torre per bambini dentro Nickelodeon Land, ha più airtime ed è più divertente di Ice Blast. Skyforce è molto divertente se si riesce a fare tante rivoluzioni di seguito, però ci vuole un po' di pratica e decisamente un po' d'aiuto dal vento. Una cosa che mi piace tanto di questa attrazione è che può essere sia estrema che tranquilla, a seconda di chi pilota la propria vettura. Però, avendo solo queste 2 attrazioni di questo tipo, lascia parecchio a desiderare. Molti ipotizzano che nel futuro potrebbe arrivare uno gyro swing come l'Oke a Liseberg, e se così fosse sarebbe proprio fantastico, perché riempirebbe un grosso buco nel line-up del parco. Mentre il parco non avrà il miglior line-up di attrazioni meccaniche estreme, non si può dire lo stesso per le attrazioni meccaniche family al di fuori di Nickelodeon Land. Alcune di queste attrazioni sono molto storiche e non si trovano quasi da nessun'altra parte. Personalmente la mia preferita di queste attrazioni è Flying Machines, aperta nel 1904 ed è la più antica del parco. È decisamente veloce per un'attrazione di questa tipologia e la prima volta che l'ho trovata molto più divertente di quanto mi aspettassi. Un'altra attrazione degna di nota di questa categoria è il Derby Racer, che per dirla semplicemente è una giostra dei cavalli molto ma molto veloce. Ed è molto carina perché contiene anche un organo e un glockenspiel che suonano mentre l'attrazione è in movimento. È decisamente un'attrazione da non sottovalutare. Altre che valgono la pena menzionare sono le altre 2 giostre dei cavalli, un'attrazione a macchinine elettriche di nome Grand Prix e il Pleasure Beach Express, un treno a vapore che passa attraverso il parco e offre non solo delle visuali uniche delle attrazioni, ma anche della buona tematizzazione. In termini di spettacoli, il parco li gestisce in una maniera molto diversa a confronto da molti altri parchi. Gli spettacoli della Pleasure Beach non sono a tempo pieno, invece sono gestiti più come eventi con delle date e orari precisi. Un'altra cosa interessante di questi spettacoli è che sono accessibili anche ai clienti che non frequentano il parco, anche se in quel caso lo spettacolo è offerto a pagamento. Inoltre alcuni spettacoli vanno in scena anche fuori stagione, quando il parco è chiuso. Lo spettacolo più noto del parco si chiama Hot Ice Show, un grande spettacolo di pattinaggio sul ghiaccio che va in scena durante il periodo estivo. Se volete andare al parco con l'intenzione di assistere ad uno spettacolo, è bene verificare sul calendario del sito e pianificare di conseguenza. Ora parliamo della tematizzazione nella Pleasure Beach, e sinceramente non è esattamente il punto più forte del parco, ed è a tratti incoerente in termini di qualità. Il parco in sé non è suddiviso in aree tematiche, con l'eccezione di Nickelodeon Land, ma secondo me non ne ha bisogno, principalmente perché non è un parco tematico, ma un parco divertimenti che mette più importanza sulle sue attrazioni che sulla tematizzazione delle sue aree. Infatti le attrazioni che devono essere ben tematizzate, come le Dark Ride, per la maggior parte dei casi sono ben fatte. Inoltre il parco è pieno di piccoli dettagli e scenografie che gli danno un carattere molto buffo, come ad esempio The Laughing Man, un antico animatronic situato tra Revolution e Avalanche che si mette a ridere in maniera inquietante, oppure i 3 rossetti sulla stazione di Avalanche che suonano musica, per nominarne alcuni. Ovviamente non tutta questa tematizzazione è fatta bene, anzi, la facciata dei River Caves, anche se l'attrazione in sé è ottima, per via del degrado si presenta molto rovinata e richiederebbe un po' più di attenzione.
Fortunatamente però la facciata in sé non è alquanto imponente, quindi si nota soltanto quando ci si passa davanti. Ci sono alcune altre aree, come ad esempio il Chinese Puzzle Maze e una delle sale giochi accanto a Wallace e Gromit, che è come se il parco si fosse dimenticato che esistessero, per quanto sono degradate. Tuttavia la parte rovinata di queste zone riguarda solo il loro interno, quindi basterebbe soltanto evitare questi posti per risparmiarsi la cattiva esperienza. Per finire, ecco alcuni consigli per migliorare la vostra visita. Per prima cosa, non tutte le attrazioni aprono alla stessa ora. Ad esempio, se il parco apre alle 10, alcune attrazioni come Icon, Avalanche e The Big One aprono alle 10:30, mentre altre come Valhalla e Grand National aprono alle 11. Non so dirvi con esattezza gli orari di apertura di tutte le altre attrazioni, ma non aspettatevi che siano tutte aperte fin dall'inizio. Se entrate all'inizio della giornata, è bene cercare di levarsi di ritorno il prima possibile le attrazioni a bassa portata oraria, come Ice Blast, Revolution, Skyforce, Nickelodeon Streak e Steeplechase, per evitare che le file si accumulano. Lo stesso vale per The Big One se va con un treno solo, dato che in quel caso la fila si muove una volta ogni mai. Un giorno intero dalle 10 alle 5 è sufficiente se si vuole fare tutti e 10 i coaster, ma probabilmente non è abbastanza tempo per fare tutto il resto che ha da offrire. In quel caso o bisognerebbe andarci durante uno degli eventi late night riding, quando il parco resta aperto fino alle 11 di sera, restare per un secondo giorno o dare priorità alle attrazioni che ritenete più importanti se rimanete per un giorno solo. Riassumendo, Blackpool Pleasure Beach è decisamente tra i parchi divertimento migliori in Inghilterra. La location in mezzo alla città di Blackpool lo rende facile da raggiungere ed ha un'ottima collezione di attrazioni e roller coaster sia moderni che classici, incastrati con cura in uno spazio ridotto. Senza ombra di dubbio è un parco da non mancare se decidete di visitare l'Inghilterra. E con questo è tutto qui a Mondo Coasters. Lasciate un like se avete gradito e iscrivetevi se non l'avete già fatto. Perdonate ancora la mia lunghissima assenza, questo video l'ho iniziato a scrivere moltissimo tempo fa e in molti avete atteso questo momento, quindi è un sollievo gigantesco poterlo finalmente caricare per tutti voi. Ora che ho più tempo per via delle vacanze estive, potrò lavorare di più sui miei video e quindi riuscirete a vedere più cose da me in queste settimane. Nel prossimo video farò un altro review, stavolta su Blue Fire Mega Coaster di Europa Park. Tutto questo e molto altro sempre qui a Mondo Coasters.